Si parla molto di sprechi, c'è quello energetico, elettricità e gas, quello alimentare che nel caso della birra potremmo considerare con le trebbie esauste dopo il mash, ma oggi voglio focalizzarmi su un altro tipo, l'acqua. Infatti, anche nel processo di birrificazione c'è uno spreco di acqua. Oggi in questo processo vorrei focalizzarmi sulla parte finale, quindi quella del raffreddamento e magari anche della pulizia. Io sono Lucio, questo è Homebrewing Diary e dopo la sigla iniziamo. Nelle ultime birre che ho fatto ho voluto provare un metodo alternativo per raffreddare a fine del boil. Infatti con il Black Friday, ormai tanto tempo fa, ho acquistato una pompa a immersione. Il link della pompa è in descrizione e le sue caratteristiche sono che ha una portata di 15 litri al minuto e un consumo di 15 watt. Il costo è stato circa di 20 euro. Ho messo il link in descrizione solo per anticipare eventuali richieste nei commenti per praticità di tutti. Qualsiasi pompa con caratteristiche simili o anche superiori andrà bene lo stesso. Quindi parliamo finalmente del raffreddamento. Dopo alcune prove il processo che ho deciso di seguire è il seguente. Inizio raffreddando con acqua di rubinetto collegata alla serpentina. In questo modo con 9 litri di acqua riesco a portare il mosto dai 100 gradi della bollitura a circa 80 gradi in 7 minuti. Queste prove ovviamente le ho fatte di inverno, quando l'acqua che usciva dal rubinetto era più fredda. In estate sicuramente ci vorrà più acqua e più tempo per ottenere lo stesso risultato. L'acqua che esce dal rubinetto e che uso per raffreddare viene ovviamente raccolta in delle bottiglie di plastica che prima contenevano l'acqua di sparge e viene stoccata per essere poi riutilizzata ancora calda nella fase di risciacquo per la pulizia dell'attrezzatura. Comunque arrivato a circa 80 gradi stacco la serpentina dal rubinetto e la collego alla pompa. Quindi metto un contenitore, nel mio caso la pentola di sparge, con la pompa attaccata sul fondo del contenitore. La pompa ha delle ventose, quindi resta ferma. Riempio con dell'acqua precedentemente raffreddata in frigorifero e utilizzo 7 litri d'acqua o comunque una quantità sufficiente a coprire la bocca di pescaggio della pompa, e quindi collego l'uscita della pompa con l'entrata della serpentina con un tubo da 12 mm in plastica, in PVC. Una volta attaccata la pompa, l'acqua che uscirà dalla serpentina tornerà nella pentola, ma sarà acqua calda, quindi occorrerà riraffreddarla per poter far ripartire questo ciclo di raffreddamento del mosto. Per fare ciò, una prima prova che avevo fatto era di utilizzare una bottiglia di acqua congelata, quindi una bottiglia piena di ghiaccio, e di far scendere l'acqua in uscita dalla serpentina direttamente sulla bottiglia chiusa. Ma questo era poco efficiente, in pratica l'acqua si raffreddava poco. Quindi il metodo più efficace che ho trovato finora è quello di avere sempre le bottiglie di acqua congelata, ma fare dei piccoli fori sul fondo della bottiglia, stapparla, quindi aprire il tappo e far entrare l'acqua calda dalla serpentina direttamente dentro la bottiglia. In questo modo l'acqua entra direttamente a contatto con il ghiaccio e si raffredda molto più velocemente rispetto al metodo precedente. Quindi poi, sciolta la prima bottiglia in questo modo, passo ad utilizzarne un'altra e poi un'altra e così via. In questo modo riesco ad arrivare a una temperatura del mosto sotto i 20 gradi e nell'ultima prova che ho fatto sono riuscito a farlo impiegando 6 bottiglie d'acqua da 1,5 litri. Quindi, riassumendo tutti i consumi, ho consumato 9 litri di acqua di rubinetto che ho poi raccolto, 7 litri iniziali nella pentola che contiene la pompa, quindi nel contenitore della pompa, e 9 litri di acqua congelati che poi ovviamente si sono sciolti col tempo. Tutta quest'acqua, che in totale è 25 litri di acqua per raffreddare circa 13 litri di mosto, li ho poi recuperati per fare i risciacqui dai lavaggi della varia attrezzatura, quindi pentola, cestello interno e così via. L'andamento del raffreddamento vede un abbassamento
repentino all'inizio del raffreddamento, fino ad arrivare poi a un plateau verso la fine, in cui la differenza di temperatura tra il mosto e l'acqua nella serpentina è minore e quindi lo scambio termico avviene in modo meno rapido e meno efficiente. Ma parliamo di tempi, perché un raffreddamento fatto bene avviene nel minor tempo possibile, come si dice anche in una delle ultime puntate di Mesh Out Podcast. Con il metodo del ricircolo, nell'ultima prova sono riuscito a portare la temperatura del mosto sotto i 20 gradi in 50 minuti e parliamo di un volume di birra di circa 13 litri. I tempi quindi sono decisamente lunghi, finora è il mio problema maggiore, ma in linea teorica questi tempi possono essere velocizzati con delle accortezze. Infatti la velocità di raffreddamento dipende da vari fattori. Primo fra tutti è la superficie di scambio tra acqua e mosto, che dipende dalla conformazione della serpentina e dallo spessore dell'acciaio della serpentina stessa. Infatti, più spire ci sono e più la superficie di scambio è ampia e quindi il mosto riesce a scambiare calore con l'acqua che passa all'interno della serpentina in modo più efficace e efficiente. Ovviamente la soluzione ideale sarebbe quella di utilizzare uno scambiatore a piastre, che quindi applica una superficie di contatto molto ampia, ma in termini di homebrewing, soprattutto per i miei 10-15 litri, lo trovo poco comodo. Un altro fattore che influenza la velocità di raffreddamento è quello della differenza tra temperatura dell'acqua e del mosto. Infatti più questa differenza è alta, quindi più le temperature sono differenti e più il calore viene trasferito dal caldo al freddo. Quindi qui l'obiettivo per il mio caso, per efficientare lo scambio termico e quindi la velocità di raffreddamento, è quello di mantenere la temperatura nella pompa e quindi nella serpentina più bassa possibile. Ma oltre a questo un altro aspetto è quello della velocità del flusso d'acqua all'interno della serpentina. Infatti se l'acqua scorre troppo velocemente, come anche nel caso di un'acqua che viene direttamente dal rubinetto e passa nella serpentina, può capitare che l'acqua esca dalla serpentina che è ancora fredda o comunque lievemente tiepida. In questo caso avviene che l'acqua non ha scambiato calore con il mosto. Nel caso dell'acqua che viene ricircolata nella serpentina, nel metodo che sto applicando, sarebbe bello avere una pompa regolabile in termini di flusso, cosa che io non ho e quindi non posso controllare questo aspetto. Quindi l'acqua va molto veloce all'interno della serpentina e scambia meno calore. L'ultima considerazione, tornando al caso di una differenza di temperatura molto elevata tra mosto e acqua, è quella che si potrebbe utilizzare un liquido diverso dall'acqua, ad esempio una soluzione frigorifera con acqua, sale e ghiaccio che stanno nella stessa fase, quindi coesistono all'interno della pentola, e in questo modo teoricamente si potrebbe arrivare addirittura a meno 21 gradi per l'acqua ricircolata, ma sarebbe acqua salata che non va molto d'accordo con i metalli, neanche con l'acciaio, e quindi è una soluzione che non mi sento di applicare. Eventualmente ci sarebbe anche il glicole o glicole, non so bene come si dica. Comunque anche con il glicole si riesce a mantenere bassa la temperatura dell'acqua. È un liquido che non è tossico e è inerte sui metalli, quindi meno pericoloso rispetto all'acqua e sale, almeno non si butta la serpentina. Ma la soluzione che mi sento di applicare probabilmente in futuro è quella di una doppia serpentina, quindi una serpentina aggiuntiva a quella che è già immersa nel mosto. In questa seconda serpentina conto di far passare l'acqua calda che esce dal mosto e la serpentina verrebbe poi immersa in una soluzione di acqua molto fredda, ma in questo modo si riesce ad aumentare la superficie di scambio tra l'acqua calda all'interno della serpentina e l'acqua fredda, e quindi la trovo una soluzione più efficace rispetto a far scendere l'acqua calda dalla serpentina direttamente nelle bottiglie di ghiaccio, come sto facendo ora.
probabilmente l'applicherò in un futuro. E anche per oggi è tutto. Dimmi nei commenti come raffreddi, come ti trovi col tuo metodo di raffreddamento e se hai mai provato a fare un ricircolo dell'acqua fredda per raffreddare, come ho raccontato oggi. Lascia un like a questo video per sostenere il canale, iscriviti se non l'hai ancora fatto e alla prossima!